Buongiorno, questo posto è paradisiaco, tranquillissimo, abbiamo dormito strabene, quindi assolutamente consigliato, se siete questa zona di Homer, di togliervi dal casino della città ultra turistica e di venire nella pace della natura. Qui abbiamo la compagnia di un gallo che ci ha svegliato stamattina e poi ci sono due bei cavallini, adesso vi faccio vedere. E quindi con un po' di dispiacere lasciamo questo posto, perché onestamente ci piaceva proprio. Però vogliamo vedere ancora tante cose, ci sono ancora delle belle giornate, quindi vorremmo approfittarne. Qui a Beluga Lake ci sono un sacco di idrovolanti, è proprio un lago solo di atterraggio per gli idrovolanti. Questo è lo spettacolo dal punto panoramico sopra Homer, laggiù si vede lo Spit e tutta la baia, bellissima, con le nuvolette che sono lì basse. Lasciamo Homer, si risale e stiamo entrando nella nebbia. Sì, c'è nuvole, nebbia, 11 gradi e frescolino. E adesso ritorniamo verso nord. L'obiettivo è di cambiare, diciamo, fiordo e arrivare a SeaWorld, confidando in ancora un po' di bel tempo. Speriamo. Adesso non si direbbe. No, in questo momento però le previsioni sono bel tempo, almeno fino a metà settimana. Ci siamo fermati in questo baruccio sulla strada, quindi sosta caffè, abbiamo speso $1 per un po' di caffè, ustionante come al solito, giornata uggiosa. Abbiamo fatto la stessa strada l'altro ieri, Sì. Col sole, e si vedeva tutta la catena montuosa, tutti i ghiacciai, era uno spettacolo. E adesso una tristezza Adesso, con le nuvole. Veramente cambia di passare in un altro posto.
Ci hanno consigliato di venire alle Russian Falls per vedere saltare i salmoni e in effetti qualcuno l'abbiamo visto saltare e poverini fanno veramente una brutta vita. Qualche scatto siamo riusciti a farglielo, anche se non è facilissimo perché sono molto distanti, c'è una vista dall'alto, però è comunque emozionante. Su questo sentiero abbiamo trovato i funghi, alcuni sembrano anche porcini, però sinceramente non ci fidiamo a mangiarli qua. Siamo scesi a valle dove il fiume Russian si unisce al fiume Chinai, ma qua di salmoni non se ne vedono, quindi dovrebbero risalire la corrente per arrivare alle cascate che abbiamo visto poco fa. Il panorama anche qua è veramente particolare perché è una foresta di felci che costeggia tutto il fiume. E adesso dovremmo riuscire ad arrivare alla confluenza dei due fiumi, dove è la zona principale di pesca. E dopo di nuovo un paio di chilometri siamo arrivati alla confluenza dei due fiumi e qui è dove ci sono tutti i pescatori, messi proprio nel punto dove i due fiumi si uniscono ed evidentemente si pesca di più. E anche questa sera possiamo dire di aver trovato un bel posticino. Siamo in riva al lago, posto gratuito, non fa caldissimo adesso, sono in mezze maniche ma fa freschetto, però un po' di mezzi, quindi sicuramente si può stare, siamo tranquilli, e però tutto molto silenzioso, quindi si starà bene. Questa è la vista dal retro della macchina. I mezzi parcheggiati sono di tutti i tipi, ci sono delle roulotte che se ne sono abbandonate qui, di persone che si sono piazzate qui per le vacanze, e poi c'è qualche mezzo di turisti, tipo questo van, il gigantesco man che è parcheggiato vicino a noi. E anche stasera, essendo in un posto totalmente isolato dal mondo, abbiamo potuto aprire la nostra tenda per la doccia e farci la doccia fuori, quindi facendo un po' meno casino all'interno. Buongiorno, questa mattina siamo ancora tutti un po' addormentati. Matteo è lì che traffica. Buongiorno. E purtroppo ho un'atmosfera spettrale dalla finestra stamattina perché ci sono le nuvole basse che coprono le montagne e noi dovevamo andare a vedere l'Exit Glacier. Boh, mi sa che non si vede niente. Questa notte ha fatto anche freddino, abbiamo anche acceso il riscaldamento. È una delle prime notti qua in Alaska, perché finora è stato sempre bel tempo, ma per fortuna il nostro riscaldamento questa notte ha funzionato bene, il nostro Bear Sparker,
e quindi siamo stati sotto il piumone con il riscaldamento acceso, belli al calduccio. Là al di là del lago passa anche il treno, che è quello che da Seward va su ad Anchorage, la vecchissima linea ferroviaria di questa zona. È incredibile, stiamo andando verso il ghiacciaio e c'è anche un pezzettino di cielo azzurro. Vedi che abbiamo questo culo, amore. Cioè, guardate, sembra incredibile. Eccolo il ghiacciaio, guardate che si vede. Ma non ci posso credere. Non si vedrà tutto, però un pezzettino di ghiacciaio si vede, cioè siamo partiti che c'era una nebbia che non si vedeva da qui a lì e quindi abbiamo detto vabbè, non vedremo il ghiacciaio, e invece si vede! Qui fanno vedere com'era nel 2011 rispetto ad oggi ed era ben più grande. Stiamo andando a vedere il ghiacciaio. Matteo è contentissimo. C'è anche il guado, però c'è il ponticello. A parte le mosche. Il sentiero è tutto nel sottobosco, è veramente carino. Tipo ieri con le felci. Di nuovo caldissimo. Quindi noi siamo partiti vestiti alla grande, ma troppo. Incredibilmente in meno di mezz'ora siamo arrivati al viewpoint dove si vede l'Exit Glacier. È il viewpoint più basso, ma diceva che ci voleva più di un'ora e quindi siamo molto soddisfatti. Gli altri viewpoint erano invece molto più in alto e troppo difficili per noi, però già qui lo spettacolo è bello. E poi c'è il sole, cioè c'è tutto nuvolo intorno, adesso vi faccio vedere, e il sole è proprio solo esclusivamente sul ghiacciaio, è una roba incredibile. Qui si vede dove arrivava il ghiacciaio negli anni passati, già solo nel 2007 arrivava qui giù. E se pensate che tornando indietro nel 1815 occupava tutta la valle. Ma voi immaginavate che nei fiordi qui della Kenai Penisola ci fossero le stelle marine? Ma guardate che cosa c'è qua sotto! Siamo sul porto di Seward e come al solito c'è gente che ha pescato e sta pulendo salmone. Siamo partiti dicendo che oggi mangiavamo un panino con la mortadella, poi siamo arrivati qua in centro e ci siamo lasciati attirare dai piatti. Questo è rockfish e questo è halibut, che eravamo curiosi di assaggiare. Adesso assaggiamo. I prezzi in Alaska lasciamo stare, proprio siamo in un postaccio e abbiamo speso un capitale, però una volta ogni tanto ci
Stiamo facendo un giretto in porto, un po' ci facciamo del male perché ci sono delle belle barchette a vela. Guardate questa, che bella! Ho una barca a vela meglio nel Mediterraneo che qua. Sicuramente sì. Fa un po' freddo, eh. Siamo in mezze maniche oggi, ma c'è un'ariettina che no, non va bene qua. Questa città prende il nome da William Seward, che nel lontano, e neanche poi così tanto lontano, 1867 ha trattato l'acquisizione dell'Alaska dalla Russia. Pensate che hanno pagato questa terra ricchissima di metalli, di oro, di petrolio, circa $4 al chilometro quadrato. Se si paragonasse il valore di acquisto dell'epoca ad oggi, costerebbe neanche come 2 aerei cacciabombardieri F-35. Quindi gli Stati Uniti hanno avuto un'idea fantastica di comprare questo pezzo di terra dallo zar Alessandro II. Non riusciamo a capire i prezzi di questi pesciolini. Qui praticamente chi pesca porta il pesce, questo negozio te lo compra e poi lo rivende davanti. Anche questa zona era famosa per la ricerca dell'oro e questo è il miglio zero di un famosissimo sentiero. Non si vede la fine del fiordo, è troppo chiuso. Siamo venuti in un locale niente male a prendere il caffè. A parte il caffè, la vista esterna è stupenda. Adesso andiamo fuori. No, wait! Wait a moment, a picture! Thanks! No, the picture! Wow! Thanks! Can I ask the name? The name of this fish? Rockfish and other silver. These are silvers, those are black rockfish. Rockfish? Rockfish are the five All on the ground. Okay. Fish that live in rocks. Inside the rock. salmon. Okay, thanks. They look like bass. Like a large mouth. E adesso rimettono un'altra barca in acqua per riniziare una nuova battuta di pesca.